Oggi parliamo degli shirataki, che sono degli spaghetti ricavati dalla radice di konjac, che è una pianta subtropicale presente in quasi tutto il territorio asiatico. Da questo tubero si ricava la farina di glucomannano, che è un polisaccaride idrosolubile utilizzato come fibra alimentare già da 2000 anni nella cucina cinese. Io comunque lascio il link al post sotto nel box informazioni e ti invito comunque a guardare il post dove faccio l'introduzione a questi shirataki perché è veramente importante. Allora, io non sono assolutamente sponsorizzata dalle ditte, sono blogger tra virgolette atipica da 10 anni e non accetto nessun tipo di collaborazione, quindi vi parlo soltanto di una mia esperienza e niente di più, che ho condiviso sul blog insieme ai miei amici grazie a una mia carissima amica, che tra l'altro è una dottoressa, Francesca. Comunque trovi tutto nel box informazioni. La prima volta che io ho adoperato gli shirataki ho usato due tipologie diverse che si trovano in commercio e ho scelto queste di questa marca Gisè, lascio anche tutti quanti i link dove ho acquistato i prodotti, e un'altra che invece è lo Zen Pasta. Per quanto riguarda la pasta Gisè, si tratta di pasta, cioè scusate, si tratta di shirataki umidi e quindi conservati in quest'acqua, mentre per quanto riguarda il prodotto del Zen Pasta si tratta di shirataki secchi. Questo significa che gli shirataki secchi devono essere idratati, al contrario appunto di quelli umidi, e questa appunto è la loro forma. Diciamo che le calorie sono davvero irrisorie, in quanto la Gisè dichiara che per 100 grammi di prodotto idratato, stiamo parlando, si parla di 6 calorie, mentre nella Zen Pasta 28 calorie. Appunto per questo invito a leggere tutte le informazioni necessarie. Dunque, per quanto riguarda quelli secchi, vanno idratati in acqua bollente e lo vedremo, mentre come vedete questi gisè che già sono conservati in acqua si devono semplicemente togliere dalla busta e privarli di questo un po' fastidioso residuo, ma è proprio un odore impercettibile a tratti, ma potrebbe essere fastidioso per alcuni, quindi vanno sciacquati in abbondante acqua calda e poi si possono adoperare e condire già, perché sono già cotti. Quindi si va di pesto, verdure, qualsiasi tipo di condimento. Poi nelle altre puntate, definiamole così, condiremo in tantissimi modi gli shirataki. Invece questi sono gli shirataki secchi, ovvero quelli di Zen Pasta. Non devono cuocere nell'acqua, ma devono essere soltanto idratati. Quindi si può usare un bollitore, oppure come ho fatto io in una pentola classica, lasciare sobbollire l'acqua un po' salata, poi spegnere e per 7 minuti ridargli vita, appunto reidratandoli, e questo bene o male è il risultato. Dopo 3 minuti e mezzo diventeranno ancora più morbidi. La differenza, come ho scritto sul blog, è che mentre questi che sto scolando appunto sono quelli Zen Pasta secchi, hanno un sapore diciamo un po' più saporito e meno invadente, a me sono piaciuti di più. Gli altri umidini sono buoni lo stesso, anche se preferisco la versione tagliatella, di cui parlerò la prossima volta. Insomma, io preferisco sinceramente fino ad adesso quelli secchi. Qui ho preparato davvero una ricetta ridicola, è una salsa di pomodoro fresca, niente di che, giusto per vedere, condita con un po' di basilico, giusto per vedere un po' il gusto di questi shirataki, che io trovo buoni. E niente, non che il mio giudizio valga qualcosa, però sinceramente sono da provare, soprattutto per chi è in un regime ipocalorico, in una dieta controllata, o chi è intollerante al glutine perché sono gluten free, per tutta una serie di ragioni troppo lunghe da spiegare così nel video. E quindi appunto vi invito, ribadisco, a controllare il blog, e noi ci vediamo alla prossima volta con altre preparazioni degli shirataki. Un bacio, grazie, ciao, e soprattutto grazie a Francesca.